Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su Microsoft Planner in cui andremo a vedere, come detto al termine della lezione precedente, la trascrizione di tutte le attività che io avevo indicato in quel file di testo all'interno di un piano di Microsoft Planner, il piano con cui appunto io voglio organizzare e gestire la realizzazione di questo corso su Microsoft Planner. Quindi ci troviamo nell'ambiente di Office 365, abbiamo fatto l'accesso, abbiamo fatto il login e da questi puntini andremo a cliccare su Microsoft Planner. Io ho già aperto tutte le applicazioni e entriamo in Microsoft Planner. Come vedi qui c'è la lista di tutte le applicazioni che possono essere coinvolte in un piano e che coinvolgeremo ovviamente nel piano che andremo a realizzare per l'organizzazione dell'evento congressuale, e le ho già aperte tutte perché voglio farti vedere quello che in alcune è già accaduto senza che noi facessimo niente e dove invece non è accaduto niente, quindi dove per far succedere qualcosa dovremo fare qualcosa manualmente, quindi che non si è automaticamente generato per il fatto che abbiamo aperto il piano in questo caso, perché ora stiamo vedendo Office 365 dal punto di vista di planner, perché appunto vogliamo costruire questo piano per la gestione di un evento congressuale. Quindi aperto Planner in Hub, qui abbiamo la lista di tutti i nostri piani, quindi io ho aperto il piano, il mio corso di Planner, e come puoi vedere ho riportato tutte le attività che hai visto nelle due lezioni precedenti in quel file di testo. E come dicevo, in corso d'opera si possono fare degli aggiustamenti, però quello che è importante è strutturare bene il lavoro a livello generale, poi si possono fare delle modifiche, e a me sono già venute in mente due modifiche. Rivedendo quel file di testo sono andata ad aggiungere qualcosa e quindi ho fatto delle aggiunte rispetto alle attività, ne ho inserite altre due all'interno del piano di Microsoft Planner con cui io voglio organizzare bene la realizzazione di questo corso. E mi è venuto in mente innanzitutto di utilizzare e quindi di farti vedere nelle lezioni successive anche l'ambiente Microsoft Sway, che è un ambiente formidabile per fare delle presentazioni, che poi ovviamente come tutti gli altri oggetti all'interno di Office 365 possono essere condivisi con gli altri membri del piano, e quindi voglio fare delle presentazioni là dentro, quantomeno voglio organizzarne una struttura base per quello che riguarda il congresso, quindi una presentazione a cui poi tutti potranno accedere sul programma di tutto il congresso, sul programma degli accompagnatori, cioè il programma per coloro che accompagneranno i congressisti, per esempio le mogli dei medici, dei cardiologi che nel tempo libero svolgeranno tutta una serie di attività e per le quali viene fatto sempre un programma di accompagnamento nei congressi. E poi il programma della serata di gala con cui si chiuderà il congresso, e poi anche una lista con delle presentazioni di aziende associate per il tempo libero, perché poi tra gli accompagnatori o anche tra i congressisti ci potrebbero essere delle persone a cui quella cosa che abbiamo messo nel programma sociale degli accompagnatori non piace e magari vogliono andare ad un museo piuttosto che in un centro benessere, e magari il museo non lo abbiamo inserito all'interno del programma sociale, del programma accompagnatori, però qui potranno trovare magari altre aziende che erogano servizi di svago per passare il tempo nei momenti liberi per i cardiologi o tutto il giorno per gli accompagnatori. E poi mi ero dimenticato un'altra cosa, cioè di fare alla fine di tutte le attività svolte per la realizzazione del corso la presentazione del corso. È l'ultima cosa che si fa, perché dopo che io ho messo insieme tutti i pezzi dovrò fare un video di presentazione per la piattaforma, che è quello che hai visto quando sei entrato qua dentro per vedere come è fatto il corso o se hai già acquistato il corso, e quindi anche quella è un'attività che va pensata bene, perché nell'arco di massimo 5 minuti io devo far capire cosa
si impara in questo corso. Non è una cosa semplice dire tutto in 5 minuti o riassumerlo brevemente, quindi anche quella è un'attività che va fatta con criterio e sicuramente da programmare. Quindi qui, come puoi vedere, ci sono tutte quelle attività che io ho precedentemente inserito in quel file di testo che avevi visto. Ne apriamo una tra le più complesse che andremo a fare. Quindi qui per quanto riguarda le impostazioni dell'account Office 365 mi sono segnato, ho riportato con il copia e incolla tutte le attività che avevo scritto nel file di testo e poi sono andato a inserirle nella checklist. Questo è molto importante perché poi anche da altri ambienti io potrò dire questa cosa l'ho fatta e quindi verrà cancellata dalla checklist. Quindi questo per quanto riguarda la costruzione dei gruppi Office 365. Poi abbiamo visto che creeremo un modello utente per tutte le nostre categorie di attori del processo e poi ancora la creazione delle caselle di posta elettronica condivise per tutti gli attori del processo. Come puoi vedere qui ho assegnato l'attività a me stesso, posso assegnare questa attività anche ad altri membri dell'organizzazione. Ovviamente sono stati inseriti dei membri di fantasia e io richiamando le lettere iniziali posso andare a dire che questa attività la assegno anche a questa persona e come vedi ora c'è anche Williams tra le persone che devono svolgere questa attività. Ovviamente Williams avrà immediatamente ricevuto una notifica circa il fatto che gli è stata assegnata questa attività. Quindi questo per quanto riguarda Planner e quindi qui io avrò in maniera ordinata tutte le cose che devo fare per realizzare al meglio questo corso di formazione. Ma dicevo, volevo farti vedere anche quello che è successo negli altri ambienti di Office 365. Per esempio, si è creato automaticamente un piano in un gruppo Office 365 all'interno dell'ambiente Office 365. Questo si è creato automaticamente. Io non ho fatto niente. Come vedi qui non c'è l'icona di Teams perché il team del piano va creato manualmente, cioè Planner va collegato manualmente a Microsoft Teams perché il piano di Planner si integri all'interno di Teams. Questa non è una cosa che avviene manualmente, qui non c'è l'icona, se apriamo Teams vediamo che qui non c'è il mio corso di Planner, come vedi nella lista non c'è il mio corso di Planner. Da qui poi potremmo aprire il gruppo Office 365 e andarla a gestire negli aspetti generali, nella membership e in altre impostazioni importanti che poi vedremo nelle lezioni dedicate. Si è aperto automaticamente anche un sito SharePoint al momento dell'apertura del piano. E eccolo qui, il mio corso di Planner, si è aperto automaticamente questo sito SharePoint che riporta anche l'allegato che io ho inserito nel piano, che è l'unico allegato che ho inserito. Andiamolo a vedere, ora non ce lo fa vedere perché non l'ho caricato bene, ma è l'icona di Office 365 che appunto ritrovo anche in SharePoint. Da qui, per esempio, potrò accedere a OneNote, quindi al blocco appunti. Se andiamo in OneDrive, anche qui si è generato automaticamente l'ambiente OneDrive relativo al piano di Planner, il mio corso di Planner e come vedi anche qui riporta il file che io ho allegato a quell'attività, l'icona di Office 365 e domani tutti i file che io allegherò alle varie attività del piano. E poi abbiamo l'ambiente to do. C'è un'unica attività oggi che riguarda questo piano. Anche questo si è creato automaticamente. Automaticamente Office 365 ha inserito all'interno di to do l'unica scadenza che io mi sono dato per il momento in questo piano. 10 settembre, ecco ho detto che il 10 settembre io vorrei fare queste cose. Come vedi la data l'ho messa soltanto in questa prima attività e in to do oggi, che è il 10 settembre, mi dice che io devo fare questa cosa. Anche per vedere questo io non ho dovuto fare niente.
Poi all'apertura del piano, cliccando semplicemente su Notebook in SharePoint, si apre automaticamente il blocco note del piano. Quindi eccolo, si è creato automaticamente, ovviamente si è creato vuoto e io ci sono andato ad inserire tutte le attività che devo svolgere per non fare ulteriore confusione all'interno del piano. Ora il mio è un piano semplice, ma quello per l'organizzazione dell'evento congressuale non sarà un piano semplice e quindi magari prima di riempire a dismisura tutte le attività del piano, io potrò andare a prendere degli appunti con una certa data in una delle sezioni di OneNote. Ovviamente questo sarà condivisibile all'esterno, non solo tutto il blocco appunti, ma anche una singola sezione del blocco appunti. È successo qualcosa anche in Outlook, nel senso che appena è stato costituito il piano, siccome io mi sono assegnato un'attività e mi sono quindi messo all'interno del piano, ho ricevuto un messaggio di posta elettronica che mi dà il benvenuto che sono stato inserito al My Planner Course, quindi sono stato inserito in questo gruppo Office 365 che è il mio corso di planner. E da qui mi dice guardalo in Outlook perché si possono vedere subito alcune cose. Quindi io da lì apro il mio Outlook e per esempio cliccando qui posso vedere tutto quello che c'è all'interno del piano di planner, per esempio anche i file che sono stati condivisi. Quindi se io clicco qui posso andare subito a vedere i file che sono stati condivisi e che per il momento sono solo quel file di Office 365, dell'icona di Office 365. Lo posso fare subito, posso avere subito un quadro d'insieme relativamente al piano. Qui abbiamo l'applicazione Training for Office di Power Apps. Ovviamente questa è una cosa che va fatta manualmente, io l'ho già fatta per altre applicazioni, ma siccome non è un collegamento di Power Apps ad un piano, ma il collegamento di Power Apps a Planner, se io vado ad aprire questa applicazione Training for Office e vado qui a fare qualcosa su un piano, se vado nella lista dei piani vedo subito che c'è il piano, il mio corso di planner, quindi potrei andare subito ad attribuire un'attività ad un membro del piano. Poi abbiamo Microsoft Forms, anche qui non è uno strumento da sottovalutare perché ci si possono fare tantissime cose. Anche qui automaticamente si è creato un ambiente, il mio corso di planner, per il fatto che si è generato il gruppo in Office 365. Mentre in Teams, come già visto precedentemente, non è successo niente. Per collegare il piano a Teams va fatto manualmente. Non è successo niente nemmeno in Microsoft Sway. Qui andremo a creare le nostre presentazioni, un ambiente dove ci sono tantissimi modelli e tantissimi strumenti per lavorare e che quindi io ti farò vedere per creare, come detto, il programma dell'evento, il programma degli accompagnatori, le aziende che sono convenzionate per il tempo libero con l'azienda che organizza l'evento. E quindi qui faremo, si possono fare delle belle presentazioni e semplicemente condividendo con i membri del piano uno Sway potremo far vedere per esempio tutto il programma accompagnatori o tutta la lista delle aziende per il tempo libero che sono convenzionate con l'azienda che sta organizzando questo congresso, così magari gli accompagnatori cominciano a pensare a quello che vogliono fare nel momento in cui arriveranno a Dubai per questo congresso. Quindi, come hai potuto vedere, quando si apre un piano succedono tante cose automaticamente, alcune si potranno fare manualmente, come per esempio la sincronizzazione del calendario del piano in Outlook. Come vedi, il mio corso di planner non c'è il marketing dei vini toscani in America, questa è una scadenza di quel piano, ma non c'è quella scadenza del 10 settembre relativa al piano, il mio corso di planner, perché ancora io non ho sincronizzato il calendario del piano con quello di Outlook, cosa che appunto va fatta manualmente.
Ho fatto un quadro completo di tutto e quindi ti aspetto nella prossima lezione per andare avanti sugli argomenti di questo corso. Ciao!